Questa è la storia di un tizio che dopo 10 giorni di vacanza in barca a vela decide di accompagnare un amico da Civitavecchia a Pescara con la sua nuova imbarcazione. E sempre quel tizio, e quel tizio sono io, scopre che la legge di Murphy è una gran bastarda. Tutto quello che può accadere accadrà. Ecco, se non ci stai capendo niente, ti consiglio di guardare la prima parte, poi tutto ti sarà più chiaro. Siamo arrivati in barca e dopo averli ispezionato per bene, facciamo il pieno dei liquidi e ci mettiamo in viaggio. Nel frattempo inizio a conoscere Marco, il terzo comandante a bordo, un altro collega per intenderci, un tipo ok, tanta esperienza con i catamarani da crociera, degli appartamenti sul mare per intenderci, sono comodissimi, luminosi, ma che per farli muovere a vela ci vorrebbe una tempesta. Ma il mio vero obiettivo era lui, Ivo. Dovevo riuscire a riconquistare la sua fiducia, visto che le ultime volte in cui siamo stati in barca insieme ho fatto veramente tanta fatica a capirlo, a tal punto da avergli risposto a tono. È più adulto di me, è anziano e merita rispetto, ma mi aveva fatto girare la pazienza a un certo punto ha un limite. Di cose da fare a bordo ce ne sono poche. Pianifichiamo la rotta, le soste carburante, i turni al timone, impostiamo il GPS ed evitiamo le nasse. Tutto fila liscio, qualche nodo di vento appare sugli strumenti e decidiamo di issare la randa per vedere come va questo gioiellino. Ma come accade spesso al velista, la rotta che ti porterà alla tua destinazione avrà sempre vento contro. Che significa? Breve lezione di vela spiegata in parole semplici. Cambiamo registro musicale. La rotta in un'imbarcazione è la direzione che la stessa sta seguendo, fin qui semplice, no? E questa direzione, se la immaginassimo su di una bussola, sarà quella che segnerà la prua a cui diamo il valore di 0 gradi. Rotta che al momento è la medesima direzione da cui proviene il vento. Quindi, per poter avanzare in quel tipo di situazione, l'imbarcazione dovrebbe virare per 45 gradi verso destra e procedere per qualche miglio per poi virare di 45 gradi verso sinistra e lo ripeti fino all'infinito. Con questo zigzag avremmo avanzato soltanto di poche miglia ma fatto fare tanta ginnastica a bordo. E comunque il mio equipaggio non mi sembrava troppo entusiasta a tutta quella ginnastica e quindi si va di motore. I colori del tramonto in mare sono fantastici, ma quando si naviga lungo la costa bisogna evitare di farsi incantare dal loro richiamo, soprattutto se stai effettuando il tuo turno al timone. E poi noto 1, 2, 3, 4 nasse cavolo proprio sulla nostra rotta. Non ho voglia di tuffarmi in mare aperto per toglierne una dall'elica. Non ne avresti voglia neanche tu. Fortunatamente, dopo 15 minuti, pericolo scampato e tutto torna alla normalità. In un bel momento, Ivo tira fuori dal suo borsone un barattolo di vongole preparate la sera prima. Ha deciso di preparare lui la cena. Un vero chef. Soltanto che a bordo abbiamo solo una pentola a pressione e lui non la sa usare. Scelte green, direbbe qualcuno. A parte questa follia del momento, in barca bisogna sempre parsimoniare su tutto. Acqua, gas e corrente vanno risparmiate il più possibile perché non si sa mai cosa potrebbe capitare. E dite quel che volete, la pentola a pressione fa risparmiare tempo, ed il tempo in questo caso è il gas. Quindi scendo giù e metto a bollire l'acqua. Qualche minuto dopo chiamo il mastro e Cannavacciuolo, fatti da parte. Che spettacolo! La prima notte procede benissimo, un incendio lungo la costiera amalfitana e finisco alle 6 il mio turno al timone vicino al faro di Ischia, il quale faro mi ha fatto compagnia per 3 ore perché a 8 nodi, 25 miglia, le fa in quel tempo lì. Nel frattempo arriva Marco a darmi il cambio e casco in un sonno profondo. Mi sveglio che siamo nei pressi di Capri, preparo un caffè che mi farebbe togliere la cittadinanza italiana, ma avendo vissuto un periodo della mia vita a Londra, potete capire che questo tipo di caffè è il massimo a cui lì abbia potuto ambire. Quindi questa pessima abitudine mi è rimasta, non vogliatemene. Signori, siamo a Capri! Fatta colazione, vado a prova a godermi qualche timido raggio di sole, lontano da quel canto di motore che ha dolcemente risuonato di fianco alla mia cabina, come suonerebbe un bambino di 3 anni con in mano quel flauto rubato di nascosto al fratello maggiore. Ammiro in silenzio il panorama di Capri,
il suo faro, la sua costa ed i suoi barchini che già portano i primi turisti verso l'isola, verso le sue insenature e le sue grotte. Barchino ovunque. Siamo contornati da barchini. L'Italia è bellissima e merita tutto questo turismo. Non a caso, vacanze ed escursioni in barca a vela stanno diventando gettonatissime. Annuncio spoiler gente, ve lo anticipo in questo video. Contattatemi e seguite sul Patreon per escursioni giornaliere e vacanze in barca a vela. Beh, un po' di pubblicità fa sempre bene. Peccato che i faraglioni di Capri con un cielo limpido sarebbe stati belli da vedere. Ivo è in trepidazione. Ci dirigiamo verso Acciaroli. Dobbiamo far gasolio ed ancora il benzinaio del porto non ci risponde. Giusto il tempo di uscire dal porto con il pieno fatto e ci rimettiamo in viaggio. La foschia delle ultime 24 ore sembra un ricordo. Fa più caldo. Nettuno, a cui sembra non siamo sulle palle, ci accompagna con un mare che sembra olio. Ed Elio, il dio del sole, ci regala un tramonto ancora più bello di quello di ieri. Un tramonto con un colore pazzesco, capace di incantarti per ore e farti fare dei viaggi che farebbero invidia anche alla Polcani. La pace, la calma di questo tramonto che ci abbraccia e ci rassicura prima del suo levare. Una sensazione bellissima che ti fa dimenticare la frenesia dei ritmi della vita in città. Ci stiamo dirigendo verso lo stretto di Messina, costeggiando il nord della Calabria. A bordo la tensione si è sciolta, caffè, stuzzichini, pranzi e cene si alternano in racconti di mare, tante risate. I turni al timone, i controlli di routine a motore sentini, i riposini si susseguono e la notte puntuale arriva lungo la nostra rotta. È incredibile come in più di 30 ore di navigazione non avessimo incontrato navi, barche o altro traffico marittimo. Nessuno. Eravamo completamente soli in questo tratto di mare, sicuramente perché il Tirreno è abbastanza ampio e le rotte delle grandi navi prediligono passaggi diversi. Meglio così, quando si viaggia di notte sei l'unica persona che in caso di problemi all'elica dovrà tuffarsi con una torcia in mano. Se superare le rocce vaganti non era stato affatto semplice, ancor più difficile l'impresa attende Ulisse e i suoi compagni. Lo stretto è un passaggio inaccessibile, contornato da due rupi, sorvegliate da due mostri femminili. Da un lato Scilla, dal volto e petto di una donna da cui fianchi spuntavano sei teste di cane. Dall'altro Cariddi, un mostro in grado di inghiottire e risputare l'acqua del mare 3 volte al giorno. Grazie a Dio non sono Ulisse. Siamo salvi. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.